come sarebbe potuta essere la mia vita se non avessi avuto questa grande passione con le zampe. Guardate qua. È tutto molto... è abbastanza bucolica la questione qua, no? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Domenica 8 ottobre 2023. Ci sono circa 20 gradi, il sole è parecchio alto, sono le 10:30. Ho deciso all'ultimo di uscire perché in realtà i programmi di oggi erano un po' diversi. Poi Cinzia ha problemi alla schiena, quindi ha deciso alla fine di non venire e quindi ho optato per una meta che avevo in cascina già da tempo, già da settimane. È mancata sempre l'occasione e penso che oggi sia il momento giusto per andarci. Dove? Lo scopriremo insieme. Go, si va in sella, il viaggio inizia così. Inevitabilmente dovrò fare un pezzettino di tangenziale e un pezzettino di autostrada. Punterò verso Como, magari vi evito di fare strada noiosa e vi riporto con me quando la strada si farà un po' più interessante. Come vedete la tangenziale è abbastanza trafficata, sia complice l'orario sia complice probabilmente la bella giornata. Se la tangenziale è la trafficata, vi posso garantire che l'autostrada non è da meno. Guardate qua, qui è vero che c'è lo svincolo adesso per andare verso Como, verso la Svizzera, però vi posso garantire che anche dall'altro lato il traffico è molto intenso. Guardate che caos c'è qua, siamo all'uscita del casello, guardate qui che roba è, una roba indegna proprio. Non all'entrata, all'uscita. Finalmente ho lasciato il tratto di autostrada e adesso sto scendendo verso il lago, costeggerò il lago e poi arrampicherò verso Pigra. E c'erano dei lavori in corso fondamentalmente, c'era una galleria chiusa e penso che il traffico che c'era anche dopo la barriera neanche ad agosto c'era. Adesso speriamo di viaggiare un po' meglio, ecco. Alla mia destra c'è il lago un po' increspato perché tira un po' di vento, come potete immaginare lungo la strada c'è un po' di traffico e neanche a dirlo è disseminato di velox, quindi si cerca di rispettare la segnaletica, i limiti, sia per la sicurezza e si evitare di tornare a casa, trovare il postino che ci aspetta. Fretta non ne abbiamo, quindi slow, limite come vedete ecco qua, 50 km/h. E questo è il contesto intorno a me. Tra un paio di chilometri lasceremo la strada lungo lago e inizieremo ad arrampicare per Pigra, come vi dicevo. Pigra praticamente è questa, c'è anche una funicolare che porta su a Pigra, c'è una vista neanche a dirlo mozzafiato sul lago, ma la nostra meta finale non sarà Pigra, ci sarà ancora qualcosa di più accattivante, ma non vi anticipo nulla. Per adesso adesso tra un chilometro e tre iniziamo ad arrampicare su strada sicuramente meno monotona di quella che stiamo facendo adesso. Come vedete è molto trafficata anche da altri motociclisti, ripeto, come c'è la giornata che è semplicemente incantevole. Guardate qua, c'è gente che come si va vestiti come se fosse luglio praticamente. Adesso ditemi voi se non è incantevole tutto questo. È una giornata semplicemente spaziale. Qui c'è un assembramento di moto incredibile, tra un po' inizieremo a arrampicare qui sopra, lì sopra in alto, lì è Pigra e questo è il lago. Adesso però vista l'ora direi che è il caso di proseguire. Ok, iniziamo ad arrampicare, iniziamo a salire un po'. Adesso la strada sarà abbastanza tortuosa, vedo già diverse bici in strada, sarà un po' di traffico, antenne dritte e si va. Iniziamo, go, si sale. E si suona go go. Mamma mia. Qui c'è un bel tornante adesso. Sono riuscito a togliermi le macchine da davanti. Sono in alto per godermi un po' la strada e non stare in coda anche qua su queste strade abbastanza tortuose, senza avere un passo esagerato, anche perché come vedete i ciclisti si fermano un po' dovunque. Quello non mi sembrava particolarmente accostato al ciglio, ma pazienza. Limite 50 su questa strada, siamo leggermente oltre, ma sono degli scorci veramente incredibili. Ecco, qui la questione inizia a essere un po' più piccola, nel senso che le strade
iniziano ad essere particolarmente strette. I limiti ovviamente saranno ulteriormente bassi, l'attenzione sarà estremamente maggiore, ma vi posso assicurare e garantire che verrete, se farete questa strada, ampiamente ripagati. Io l'ho fatto una volta, è veramente incredibile. Stavolta vorrei andare oltre Pigra e oltre il punto dove sono arrivato in un video che tra l'altro ho portato sul canale, per andare oltre Alte Colonne e poi lo vedrete. Praticamente passerete in mezzo a delle case dove ci passa una macchina soltanto, avete voi che salite strada con diritto di precedenza, ma non sempre ve la daranno, quindi viaggiate con prudenza, guidate con prudenza. Qua gli animi si scaldano parecchio, ora cerco di infilarmi anch'io lì, che questa è una salita abbastanza impervia, poi mi verrebbe scomodo a uscire. Provo a entrare anche io qui dentro, far passare loro e poi vediamo che cosa esce fuori. Ok, ci siamo tirati fuori da quel cul-de-sac e le macchine si sono entrate in un vicoletto, io mi sono messo dietro di loro e abbiamo fatto passare gli altri e poi sono stato il primo a sgattaiolare, ovviamente essendo l'ultimo, e adesso davanti a me ho strada sgombra, non vedo macchine davanti a me, ma come vi dicevo prima, orecchie dritte. Strada sicuramente meritevole con un fondo decente, però particolarmente strette e curve particolarmente cieche. All'ombra si sta da Dio, ci sono 22 gradi, si viaggia veramente bene. Sono a circa 1,5 km da Pigra, la strada qui è decisamente più larga, c'è questa fontanella dove io riempirò l'acqua, quindi mi armo, prendo le mie borracce, mi prendo un po' di acqua fresca. Ok, adesso siamo arrivati a Pigra. Adesso prima vi porto in un posticino a vedere una vista mozzafiato. A questo punto ne approfitterei anche per mangiare, con una vista, ve lo ripeto, incredibile. Adesso lo vedrete con i vostri occhi e poi proseguiamo il nostro viaggio. È circa l'1:15, quindi anche come orario diciamo che è perfetto. Adesso andiamo in un posto che non può e non deve lasciarvi indifferenti. Innanzitutto siamo di fronte alla funivia, anche qui c'è la fontanella ma c'è scritto acqua non potabile. Anche all'altra fontana in realtà c'era scritto che era una fontana dove non venivano fatti i controlli sull'acqua, ma penso che l'acqua sia ottima. Nel frattempo alle vostre spalle, adesso ve lo faccio vedere, tenetevi forte, 1, 2. Questo è il contesto. Questa è la funivia, la funicolare, eravamo lì sotto noi, che spettacolo è. E questo sarà il contesto dove pranzerò. Mi sono portato il pranzo a bordo come sempre, parlo piano perché sono altre 2 persone che magari vogliono stare tranquilli. Ieri sera Cinzia ha fatto la pizza e quindi pranzerò qui con la pizza, poi da qui saliamo ancora. Buon appetito! Adesso posso dire di stare da solo, guardate che spettacolo c'è dietro di me. Ho mangiato la pizza seduto a questa panchina qui con una vista letteralmente incredibile. Ragazzi, è più forte di me, più i posti sono selvaggi, grezzi, feroci, non è questo il caso, ma più i posti sono poco battuti, più c'è il silenzio, più c'è la quiete, più sto da solo e più sto meglio. Quelli che mi dicono ma tu non ti godi i ristoranti, non ti godi una bella struttura, c'è gente che per esempio su alcuni video mi ha criticato il fatto che con Cine siamo andati in degli ostelli. Negli ostelli perché quanto per la vicinanza al centro, il rapporto qualità-prezzo, e in tanti ostelli nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto avevamo il parcheggio, cosa che in determinate strutture non avevamo. Ma tornando al fatto del mangiare qui, il mangiare in compagnia, il mangiare in una struttura seduti al ristorante ci sta, ma se devo andare a mangiare al ristorante, una struttura, probabilmente vado in macchina. Il weekend scorso siamo stati con Gallina, Bruno a trovare Rocca, ovviamente lì abbiamo cenato da Rocca e Diletta, abbiamo mangiato abbondantemente, abbiamo anche bevuto del vino, però poi non abbiamo fatto neanche 1 chilometro perché abbiamo dormito nelle stanze lì sopra, quindi è proprio diverso il senso. Se devo uscire il sabato o la domenica come oggi per andare a mangiare fuori, vado in macchina, non vado in moto, perché inevitabilmente stare seduti a un ristorante comporta che non impiego 10 minuti come impiego a mangiare un panino, comporta che inevitabilmente c'è un po' di confusione, c'è un po' di caos, c'è quello che parla a voce alta, il bambino che frigna, insomma c'è un contesto che io non preferisco. Mi piace andare nei ristoranti, ma ripeto, se vado nei ristoranti vado in auto. Detto questo, mi bevo un po' d'acqua e proseguiamo, che quello che ci aspetta non è da meno da questo spettacolo qui. Lo faccio rivedere prima, questo è proprio il contesto, questo è Pigra, dietro di me c'è Pigra, questo qui sotto c'è il lago, la funicolare, la moto, e adesso varcheremo ancora una volta il confine, sì, ma dopo l'acqua.
Ok, dopo pranzo come digestivo ci speriamo questa strada colina molto stretta che ci porterà, mi auguro, al rifugio Venini. L'altra volta che venni qui mi fermai ad Alpe Colonno, che è poco prima, questa volta vorrei arrivare al rifugio Venini. C'è un piccolo tratto di strada bianca, ma non dovrebbe essere niente di particolarmente allarmante. All'inizio di questa strada troverete un bel cartello: strada dissestata, si declina ogni responsabilità. Lasciate andare avanti una macchina, c'era un Range Rover infinito, ho detto vabbè, lasciamolo andare avanti, in maniera che ci possiamo godere anche noi la strada. Questa è ora di pranzo, quindi non dovremmo trovare chissà quanta res. Per terra c'è un po' di sporco ovviamente, ma un po' di buche, tutto sommato potrebbe essere anche peggio. L'altra volta c'erano le foglie in mezzo alla strada, adesso sono ai lati per fortuna, colori prettamente autunnali, anche se le temperature ci dicono altro. La macchina quella andava un po' troppo spedita per i miei gusti. Sono alcuni passaggi dove è veramente strozzata la strada, bisogna andare assolutamente piano. Nel frattempo la macchina che avevo fatto andare avanti mi sa che l'ho ripresa, nonostante mi sono fermato 2 volte a spostare la cam. Tra un po' il bosco ci lascerà, la strada si aprirà e avremo una vista letteralmente incredibile sul lago. Ecco, non manca molto e alla nostra destra si aprirà un incanto, qualcosa di veramente veramente incredibile, ragazzi. C'è un'arietta fantastica, con un clima ideale. Eccoci qua, manca ancora poco. Bam, guardate qua. Che cos'è? È beautiful o no una roba del genere? La prima volta che venni qui rimasi letteralmente a bocca aperta e venni per puro caso. Casualmente da pigra arrampiche qua. Ma guardate qua che roba è. Felce come se non ci fosse un domani e pigra la nostra destra. È tutto molto panoramico qua. Adesso noi da qui continuiamo, non ci fermiamo neanche qua. Magari ci fermiamo al ritorno, non lo so, vedremo. Alla nostra sinistra quella è Svizzera, Uno scenario così può accompagnare solo. GS al pascolo, è tutto molto bucolico qua. Ve lo ricordo, è l'8 di ottobre oggi. Questo è il rifugio Boffalora. BMW che si immergono nell'acqua. Ok, adesso noi qui proseguiamo sulla destra, rifugio Venini, che è quello che vedete in altissimo. Ricordo che qui siamo a un'altezza di 1250 metri adesso. Go, si va. Ok, prima eravamo dall'altra parte della montagna, adesso siamo di qua e proseguiamo. Adesso ci giriamo intorno e poi torniamo sul fianco a favore del lago. La strada qui è un po' rovinata. Mucche in ogni dove qua. Altre moto. La strada si fa sempre più in piedi, un po' strettina. L'ombra è meglio che il sole, si vedono meglio le imperfezioni. Sicuramente il punto più panoramico per arrivare al passo, sono al rifugio. Vado piano perché c'ho la 360 che mi balla parecchio. Questo è sicuramente il punto più bello probabilmente. Poi dall'alto faremo fare un volo al Mavic, magari ve lo faccio vedere un po' meglio.
Sono arrivato al rifugio Venini, che è qui dietro di me. Eccolo qua. A quanto pare non sono stato l'unico a pensare di venire qui oggi, perché c'è un po' di gente. La giornata è semplicemente incantevole. Per arrivare qui gli ultimi 300-400 metri è stata brecciata, ma si fa tranquillamente con qualsiasi mezzo, anche con moto da strada, con qualsiasi moto si fa, perché è molto molto semplice. La vista che c'è è incredibile. Adesso facciamo anche il Mavic, perché merita assolutamente. Adesso lo faccio vedere prima dal basso e poi dall'alto. Riparto da questo fantastico posto, poi complice la giornata, come avete visto non c'è una nuvola, c'è una nitidezza pazzesca, c'è una visibilità ottima, colori incredibili, c'è parecchia gente ma aspettavo meno, tanti che fanno trekking, escursioni, tanti bici, altri sono in moto, quindi ce n'è per tutti i gusti insomma. Adesso praticamente facciamo a ritroso gran parte della strada che abbiamo fatto e comunque continuiamo a riempirci l'occhio di questa bellezza, guardate qua. Che roba è? Beautiful. La strada, come vedete, non ha protezioni in diversi punti, ma se si va in maniera moderata, adeguata, diciamo che problemi non ce ne sono. Il problema c'è quando si corre o perlomeno si trova gente che corre dall'altro lato e quindi potrebbe essere un problema. Ma guardate che paesaggi bucolici, come si fa a correre in un ambiente così? In realtà qui sarebbe da riprendere a ogni metro, perché oggi la giornata è veramente spettacolare, veramente incredibile. Guardate qua. Pascoli DGS 1250, 1300 LC ad aria, tutti quanti qua stanno. Alpe di Ossuccio. Pecora. Adesso passeremo di là. Prima siamo scesi di qua e adesso ritorneremo indietro di là. Non è che abbiamo molta scelta una volta che siamo qua. In realtà ci sarebbe modo di scendere in Svizzera, mi hanno detto, però ho visto un po' la strada, magari ci torno un'altra volta quando la giornata sia un po' più lunga. Penso a come sarebbe potuta essere la mia vita se non avessi avuto questa grande passione per le due ruote. Qui penso che difficilmente sarei venuto, qui come in tanti altri posti. Nel frattempo siamo tornati al rifugio Buffarola, dove c'è quella cartolina, quell'ambiente bucolico con il laghetto, e prima c'erano le mucche immerse con le zampe. Guardate qua. Ci vorrebbe una settimana di smart working qua. Macchina, falla un po' più di qua la curva. Siamo quasi arrivati ad Alpe Colonno. Anche da Alpe Colonno la vista è incredibilmente bella. Da Venini, ovviamente stando più in alto, lo è ancora di più, ma anche Alpe Colonno ha il suo perché. È abbastanza bucolica la questione qua, no? Io direi di sì. Mi pare che anche qui sia molto relax la questione. Combo macchina, bici, buco sulla destra. Mi fermo perché c'è parecchio terriccio e voglio evitare di cadere da fermo praticamente. Siamo tornati a Pigra, adesso da qui proseguiamo verso il lago, magari il video lo chiudiamo lungo il lago, ci scegliamo un posticino bello panoramico e ci salutiamo lì, perché tanto poi da lì sarà autostrada, tangenziale, casa. Piano piano ci riavviciniamo alla sponda del lago, c'è un po' di traffico inevitabile, sono le 2:30 circa e quindi
Tante moto stanno salendo e anche ad un passo abbastanza allegrotto. Siamo in località Argegno. Abbiamo fatto le ultime curve, adesso qui immagino che ci sia, eccolo qua, il nuvolo di moto. Questo qua si ferma, questa con la macchina. La precedenza non sa che roba è. Dove va? Questa signora qui davanti l'avevo visto un attimo un po' in pericolo con quel personaggio là. Questo mi pare essere un buon posto dove chiudere il video. C'è una bella view e quindi adesso mi tolgo il casco e chiudiamo il video. Il video di oggi possiamo considerarlo un video proprio di sostanza, cioè vi porto direttamente nel posto da visitare senza troppi fronzoli per la strada, anche perché vi dirò, tra tangenziale e autostrada è stato soltanto un mare di stress e di code. Come code ho trovato anche qui per scendere, c'erano dei lavori e code ci saranno anche lungo lago, che ci sono un paio di cantieri. Spero che il giro di oggi vi sia piaciuto, a me è piaciuto particolarmente, complice anche il meteo, letteralmente fantastico. E vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!